Sei seduta alla tua scrivania e lo stomaco ti si annoda al pensiero di quello che ha detto il tuo capo. Sulla punta delle dita hai un'email infuocata, ma sai che non è una buona idea, quindi ricacci tutto dentro e inghiotti un antiacido. Ti è mai successo di sentirti frustrata da un comportamento del tuo capo e voler dire qualcosa ma non sapere come farlo? In teoria, lo sai, dovresti dargli un feedback. Ma davvero puoi dire quello che pensi al tuo capo? Davvero c'è modo per essere onesta su come ti senti e anche evitare che si inalberi o che il vostro rapporto peggiori? Per fortuna, la risposta è sì e sì. Puoi dare un feedback negativo al tuo capo senza rischiare tensioni o altre ripercussioni, se lo fai in modo costruttivo, assertivo e professionale. In questo video vediamo passo passo come farlo. Guardalo fino in fondo perché alla fine ti darò 2 risorse pratiche per preparare con cura e sicurezza il feedback che darai al tuo capo. Ciao, io sono Eleonora e sono una leadership coach al femminile. Aiuto donne che vogliono realizzarsi in azienda a crescere con equilibrio e a essere leader in modo consapevole e sostenibile. Oggi parliamo di come dare un feedback al tuo capo senza paura di peggiorare le cose. La prima cosa da fare è prepararti mentalmente e lo fai concentrandoti su 3 cose. La prima è chiarirti le tue intenzioni. A che fine vuoi dare il tuo feedback? Cosa speri di ottenere? Qual è il cambiamento che vuoi produrre? Se alla fin fine il tuo obiettivo è solo sfogare la frustrazione, fermati. Il tuo feedback non servirebbe a niente se non a inasprire la relazione con il tuo capo. Secondo, separa i fatti dalle tue interpretazioni. Cosa ha fatto il tuo capo? Cosa ha detto? E cosa non ha detto? Fai mente locale sui comportamenti specifici su cui vuoi dare il tuo feedback e poi rifletti su come hai interpretato questi comportamenti. Cosa ti sei detta quando il capo ha fatto la cosa X? Come hai tradotto nella tua mente le parole che il capo ha usato nella situazione Y? Chiarirti molto bene questa distinzione fra quello che è accaduto e il modo in cui lo hai detto è uno degli ingredienti essenziali di un feedback davvero costruttivo, perché un feedback non è la verità assoluta, ma la tua opinione su qualcosa che hai osservato. E se confondi fatti e interpretazioni, rischi di scivolare nell'errore più comune, cioè dire la tua opinione come se fosse una verità rivelata. E a quel punto addio confronto costruttivo, perché l'altro si sente attaccato, minacciato e di solito va sulla difensiva o addirittura contrattacca. Terzo, apriti al punto di vista del tuo capo. La tua interpretazione dei fatti è solo una delle tante possibili. Esiste la possibilità che il tuo capo abbia agito come ha agito per motivi diversi da quelli che pensi tu, e statisticamente è una possibilità molto alta. Perciò affronta il tuo capo solo quando ti senti pronta ad accogliere il suo punto di vista, che potrebbe essere anche molto diverso dal tuo, e a riconsiderare le tue opinioni sulla base di ciò che dirà. Ora che ti sei preparata mentalmente, è il momento di preparare il tuo feedback. Non improvvisare. Ci sono troppe cose che possono andare storte durante l'incontro e portarti fuori strada. Basta un atteggiamento poco aperto del tuo capo, un commento che ti punge sul vivo. Per ridurre il rischio che la conversazione naufraghi, rifletti in dettaglio su cosa dire, come dirlo e cosa non dire. Per farlo ti invito a rispondere per iscritto a queste 4 domande. 1. Cosa ha fatto o detto il tuo capo? 2. Come lo hai interpretato? 3. Come ti sei sentita per via di questa interpretazione? 4. Cosa vorresti di diverso per il futuro? E poi unisci le tue risposte per formare un feedback assertivo, onesto e costruttivo. Ti sembra complicato? Ti faccio un esempio concreto. Sei in riunione, presenti dei dati su cui hai lavorato con molta cura e il tuo capo, subito dopo il tuo intervento, dice: «Sì, comunque verificheremo meglio e vi daremo dati più certi nei prossimi giorni». Tu vai a fuoco, vedi solo una spiegazione possibile, non ha alcun rispetto per il tuo lavoro e ti senti svalutata, ferita e arrabbiata. Ora, come puoi passare da tutto questo a dare un feedback pacato e costruttivo? Se andassi a braccio, probabilmente diresti qualcosa tipo: «È evidente che non mi rispetti» o «Mi hai sminuita davanti a tutti». E come andrebbe a finire? Invece, analizzando la situazione con le domande che ti ho proposto, puoi formulare un feedback lucido e assertivo. Quando in riunione hai detto «verificheremo meglio e vi daremo dati più certi», mi sono sentita frustrata e svalutata perché l'ho interpretato come una mancanza di fiducia nel mio lavoro. In futuro mi farebbe piacere che, se hai dei dubbi sui miei dati, ne parlassimo prima, in privato, invece che davanti ad altri. Questo feedback ha 3 punti di forza importanti. Distingue i fatti,
quello che il capo ha detto, dalle interpretazioni, come tu lo hai letto e vissuto, esprime il tuo stato d'animo senza accusare e fa una richiesta chiara e concreta per il futuro. Di tutti gli ingredienti e le accortezze per dare i tuoi feedback in modo costruttivo e senza stress, ho parlato in dettaglio in questo video. Guardalo subito dopo per essere certa di non tralasciare nessun aspetto importante. Ti lascio il link nella descrizione. Ora tocca a te. Come puoi applicare questo approccio a una tua situazione reale? Raccontamelo nei commenti qui sotto. E per preparare il tuo prossimo feedback con sicurezza, scarica la risorsa gratuita che ho preparato per te. Trovi il link nella descrizione. Se il video ti è stato utile, lasciami un like e iscriviti al canale per ricevere altri consigli utili per essere leader con equilibrio. Grazie per essere stata qui e alla prossima!